Diciamo che tra la morte di Sinead O'Connor, il calore e le orribili hit estive c'è un grande bisogno di bellezza. Ma non vi preoccupate perché ho la soluzione. La paura va via da sé se i pensieri brillano. Nada. In realtà l'album è uscito a ottobre 2022, era anche in lizza tra i finalisti per il Tenco. Ma parliamo subito delle canzoni. L'album presenta 10 brani perfettamente coerenti con lo stile di Nada e chi la conosce sa che cosa intendo. Bastano pochi secondi del brano numero 1, In mezzo al mare, per renderci conto di che cosa stiamo parlando. Non si può mai dire che camminando arriverai dove vuoi. Si può anche affondare, oppure buttarsi, scegliere di buttarsi in mezzo al mare dove ci sono i cani, dove stanno gli umani, dove ci sono fiori. Parte il brano ed è subito Nada, DNA e stile dei suoi classici, tant'è vero che qua sopra ci si potrebbe cantare senza un perché. Il brano numero 2, Io ci sono. Vi preannuncio che è un pezzo eccezionale. Ma non ne parleremo, tranquilli, però ho un'idea anche migliore, c'ho una piccola sorpresa per questo brano, spero che vi possa piacere. Cioè, il punto è che gli voglio dedicare una cosa a parte. Il brano numero 3 è Sorridimi, pezzo ritmato e apparentemente allegro, che ricorda un po' nello stile musicale alcuni brani alla Bennato, diciamo, degli anni 70. Sorridimi, ho bisogno di un sorriso, perché oggi il cielo è grigio e il mio vestito è scuro e io bevo il caffè che è nero come il diavolo, che mi gira nella testa, che annoda i miei capelli indiavolati. Sorridimi. In questo pezzo esce la tipica Nada suadente, seduttiva. Il brano parte subito a lasciare intendere anche l'urgenza di questo messaggio e parte subito: sorridimi. Ho bisogno di un sorriso perché oggi il cielo è grigio ed il mio vestito è scuro e io bevo il caffè che è nero come il diavolo, che mi gira nella testa, che annoda i miei capelli, che infatti sono indiavolati. Qui non passa mai nessuno, ho bisogno di un sorriso oggi che mi faccia stare bene. Insomma, è abbastanza chiaro, nonostante il testo sia un po' criptico, come sempre, però ci sono queste allusioni, che non è neanche il caso poi di entrare proprio nei dettagli, ma la cosa importante da vedere è come riesce a dare importanza con la voce e una musica, poi ne parleremo, che viaggiano perfettamente sincroni e crea questa comunicazione emotiva. Non ci dimentichiamo della descrizione iniziale: cielo grigio, vestito scuro, ok? E poi il riferimento al colore nero. Vedremo perché. Il brano numero 4 è Chi non ha. Si mettono in fila per avere qualche cosa, chiedono la loro dignità, hanno fame anche se non c'è pietà, tutto resta lì e chi ce l'ha, chi non ha e chi ne ha non ne dà, chi non sa e chissà e chissà non glielo dirà, chi non ha e chi ne ha non ne dà. Chi non ha è chiaramente un pezzo a orientamento sociale. Nonostante in questo brano sia inevitabile l'evocazione della figura del migrante, in realtà il brano si muove a livello poi universale
parlando di disuguaglianza ed egoismo. Parliamo di un buon pezzo. Per me al momento è forse il più debole dell'album, però comunque è un grande pezzo. E che ce ne sono altri che sono talmente buoni, risulta proprio evidente la tendenza di Nada a creare delle frasi circolari, dei concetti che si ripetono anche in maniera ossessiva. Sembra questa proprio l'intenzione di tutte le canzoni dell'album. Sembra dire all'ascoltatore: ti sto costruendo una bella musica, sto costruendo un bel testo, lo sto cantando in una certa maniera, ma non ti dimenticare che la parte importante di questa canzone è questo messaggio, o perlomeno quello che io voglio comunicare. Prossimo pezzo, il numero 5, è Banana City. Bella intro. Prego che sia finita questa angoscia che viene e va. Per te che sei forse l'unica vita che mi attraversa, dove va? Banane lontane, banane sui rami della città. È passato di qua un vento diverso, attaccato alle porte le ombre. È passato un giorno ed è stato come un ciclone e tutto è cambiato. Squarci nel cielo, buchi nel vestito, porte chiuse, lacrime dure scendono sui vetri. Piove da tutte le parti, non smette più. È questo quello che ci resta, coprirci di più. Banana City ha un testo molto criptico, crea però delle figure molto forti che non ho ancora capito se sono degli stracci di immagini complessive, come se facessero parte di questa città, di questo scenario, oppure invece è una storia in evoluzione. Mi aspetto che qualcuno di voi mi dia una possibile soluzione, magari qualche ben informato o qualcuno che ha capito bene il testo. Però ci dà la possibilità per continuare a parlare della musica. La strumentale di questo brano è molto bella, è suadente, è fancheggiante, ha dei suoni molto lunghi che poi sono caratterizzanti di tutto l'album. L'utilizzo di chitarre suonate con accordi aperti, l'utilizzo di wah, eco, delay, tutti effetti che chiaramente cercano di dare questa dimensione galleggiante e molto aperta, dove lei con il testo metricamente è liberissima di muoversi come vuole, e infatti ascoltando l'intero album ci si rende conto che veramente c'è una grande libertà in questo disco. Brano numero 6, Noi resteremo uniti. Vestita di bianco, primavera di un giardino, in una città del futuro, un'astronave passerà per davvero. La prendo con te, la prendo con te, lontano da qui, volando tra pianeti, noi resteremo uniti, noi resteremo uniti. E mi avresti preso tra le braccia, lo so, lo stesso giorno che mi hai detto basta. Vi avevo detto di ricordare di Sorridimi, il brano numero 3, per quelle figure che creava, proprio perché ho trovato subito, immediatamente, il contrasto con lo scenario che invece presenta Noi resteremo uniti. Noi resteremo uniti inizia con vestita di bianco, primavera di un giardino, in una città del futuro un'astronave passerà per davvero. Quindi è chiaro che lei sta parlando subito di futuro, quindi è proiettata al futuro. In Sorridimi era una cosa dell'immediato, nella quale richiedeva
questo tipo di attenzione, aveva bisogno di qualcuno, aveva bisogno delle braccia di un uomo, insomma, che la tenessero. E iniziava appunto creando quest'idea. Il cielo grigio, il vestito è scuro, il suo caffè che è nero come i suoi pensieri, no? E qua invece del vestito di bianco, primavera di giardino. E poi c'è di nuovo questa idea delle braccia. Se mi avresti preso tra le braccia, lo so, lo stesso giorno che mi hai detto basta. Secondo me questa idea dell'astronave, questo parlare del futuro, è solamente una scusa per poter dare una connotazione. Sta parlando chiaramente di una storia che nel presente, quindi sul pianeta Terra, è finita. Forse le piace immaginare che il tipo di legame sopravviva anche a se stesso, cioè una relazione che è finita ma che in realtà nella mente delle persone può sopravvivere, e quindi gli piace immaginare un futuro talmente lontano da esserci le navicelle spaziali a uso comune, dove effettivamente loro resteranno sempre uniti. Credo che sia questa l'idea della canzone. Il brano numero 7 è Un viaggio leggero. Tira il filo della storia, prova a scriverla da te. Puoi trovare le parole, pagina dopo pagina sarà un viaggio leggero con un vento che ti spingerà sulle nuvole. È un brano con un testo molto ristretto e lascia appunto l'idea più di una suggestione, di un pensiero che sia quasi un augurio o comunque un consiglio, tutto condensato in quelle poche parole. Tira il filo della storia, prova a scriverla da te. Puoi trovare le parole, pagina dopo pagina, sarà un viaggio leggero, con un vento che ti spingerà sulle nuvole, sui satelliti, sui pianeti, più in alto lassù. È un auspicio appunto a cercare di essere padroni del proprio destino, almeno io così lo vedo, della propria vita. In ogni parola il sottinteso che mi sembra di trovarci è: ricordati che la vita è una, quindi cerca di fare le cose come vorresti. E torna di nuovo a creare questa immagine di una dimensione superiore, extraterrena, sui pianeti più in alto e lassù, che poi ci fa immediatamente vedere la prospettiva della faccenda con la durezza del e potrai finalmente pisciare sopra la città, annaffiare, inondare, rinfrescare i giardini dell'umanità. Mi sembra abbastanza evidente quale sia il messaggio. Il brano numero 8 è Oscurità. Una goccia dentro un vaso e uno scoglio in mezzo al mare. Un'idea che si impicca, una corda nel cielo, una vecchia messicana seduta sull'altalena. La vita è una sera che mastica la luna, la paura va via da sé, se i pensieri brillano, la paura va via da sé. Se i pensieri brillano, la paura va via da sé. Se i pensieri brillano, se anche i tuoi occhi brillano. Il ritornello di Oscurità, curiosamente, dà il titolo all'album, però la canzone non si chiama così, ovvero non si chiama La paura va via da sé se i pensieri brillano, ma appunto Oscurità. E la trovo una scelta particolarmente azzeccata. Lascia immaginare che l'oscurità faccia da fondo sociale a questo mondo, il mondo oscuro, e che questo pensiero di coraggio e sempre di buon auspicio, che sarà un pochino, no, la linea conduttrice di tutto quanto questo disco, sia proprio quello del tu non ti preoccupare, tu mantieni la mente lucida, nutrila, appassionati, emozionati e vedrai
che la paura va via. In questo brano ci racconta la paura al contrario, o meglio non ci dice quando è che c'hai paura, ma ci dice come potresti non averne. E il suo antidoto è quello di avere una mente sempre brillante, acuta, ben nutrita. E tutto questo ci rimanda a una dimensione cerebrale. E lei ripete, con la solita maniera ossessiva, la paura va via da sé se i pensieri brillano, e lo ripete 3 volte di seguito, dopodiché aggiunge se anche i tuoi occhi brillano. E quello che superficialmente potrebbe sembrare un pensiero rivolto a qualchedun altro, in realtà non lo è. Se anche i tuoi occhi brillano, semplicemente, a mio modesto parere, sta a dire che se fino adesso abbiamo parlato di una mente ben nutrita, una delle manifestazioni di una mente ben nutrita sono occhi brillanti, occhi appassionati, quindi fai sì che questa cosa confluisca poi in una dimensione emotiva e i tuoi occhi devono brillare. Il brano numero 9 è Nada Yoga, uno dei miei preferiti. Strappano gli alberi dalla strappano gli alberi dalla terra, tremo dentro un filo di speranza. E mi siedo un momento davanti al nulla e sono serena, senza niente. Non è un errore di registrazione, non mi sono sbagliato io, il brano inizia esattamente come avete sentito. Chiaramente, come lascia intendere il titolo stesso della canzone, parla di meditazione, quindi di solitudine, di farsi bastare se stessi, di respirare l'aria. Lei poi parte a cappella, poco dopo si aggiunge una seconda voce e poi una base minimalista. Tutto il pezzo è improntato, musica, parole, interpretazione e anche l'idea iniziale a non lasciare dubbi. La dimensione di questo brano, che è un po' quella di tutto il disco, è intimistica, interiore ed esistenziale. Musicalmente il brano rimane quieto, quasi vuoto, è etereo, pulito, come l'anima in pace. Soffermiamoci adesso su come entra la musica in questa canzone. Non ho bisogno di niente e viaggio nel vuoto alla ricerca di un punto per sparire nel silenzio che conosco. Un piacere divino ascoltando il respiro mi prende alla gola, mi sento isolata dal mondo che gira, che grida, che uccide l'anima. Un piacere divino ascoltando il respiro mi prende alla gola, mi sento isolata dal mondo che gira, che grida, che uccide l'anima. Queste sono le parole di quando la musica evolve e ci si arriva, come vi ho fatto sentire, con strumenti che entrano piano piano, progressivamente, in punta di piedi, rimanendo significativi, tangibili, importanti, ma comunque essenziali, non ingombranti, non fastidiosi e non sostituiscono niente. La maniera misurata e puntuale con la quale entrano i synth nei momenti giusti, che anticipano poi quella variazione su quel motivo di piano a note singole, cioè questo è prog. Adesso non temo la smentita di nessuno. Chi non capisce che questo album concettualmente è prog o non ha capito l'album o non ha capito bene qual è l'idea del prog. Il brano numero 10 è Tu non mi chiedi mai di me. È così che il giorno passa
e lascia il posto a un altro. La sera è come un gatto, si distende al caminetto. È buono il vino rosso, è caldo il cuore adesso. Mi vedo nello specchio e grido cosa c'è. E tu non mi chiedi mai di me. E tu non mi chiedi cosa c'è. Perché non mi chiedi mai di me? Perché non mi chiedi mai perché? Questo brano sembra voler spezzare l'ambientazione intima, individualista, in questo senso egocentrica, che aveva creato fino adesso l'album, in particolare con Nada Yoga. Ci riporta dunque su un piano concreto nel quale non siamo più da soli, ma c'è comunque sia una relazione, quindi c'è l'altro. Ora che sia l'altro o che siano tre altri o che sia tutto il mondo, questo non lo sappiamo e non dovremmo neanche sforzarci di pensare troppo. L'interlocutore è semplicemente chiunque abbia avuto il nostro consenso per entrare nella nostra vita. Prima è l'affermazione che, attenzione, non inizia con tu non mi chiedi mai di me, ma inizia con ma tu non mi chiedi mai di me. È come se questa frase proseguisse dalla strofa. Il giorno passa e lascia il posto a un altro, la sera è come un gatto, si distende al caminetto, sta creando delle figure comunque distensive, rilassanti, no? Domestiche, calde. È buono il vino rosso, è caldo il cuore adesso. Però mi vedo nello specchio e grido cosa c'è. E secondo me questa è una di quelle cose, chi ha quell'irrequietezza interiore può capire e gli altri mi dispiace per loro. Perché cosa c'è? Questo cosa c'è sembra dire ok, hai tutto, no? Sei tranquillo, perché non ti basta? Perché mi guardo infatti allo specchio e dico cosa c'è dentro di me che non va? Perché ancora non va bene? Cosa c'è? E mentre questo succede, lì viene il discorso con la parte esterna e tu non mi chiedi mai di me. E tu non mi chiedi cosa c'è. Poi diventa proprio una richiesta, si parte da perché non mi chiedi mai di me? Perché non mi chiedi mai perché? Questo è un album nella sua natura estremamente rock. È rock perché rompe gli schemi di quello che è desiderato dalle case discografiche, perché ha dei testi fatti di contrasti, fatti di ambiguità, non crea cose molto semplici da capire. Anche la sua ossessività è un'ossessività che non serve a imparare il ritornello, ma appunto a comunicare il messaggio, a veicolare il messaggio, che è la cosa più importante. Certo, il messaggio viene veicolato con testi che sono sempre apprezzabili, una voce che è quasi unica nel suo genere. Non intendo come voce in senso assoluto, ma come capacità di gestirla, come capacità di pronunciare le parole. Ti rende il senso esattamente per come lo vuole. E la musica asseconda perfettamente, la musica fa un balletto con la voce e con il testo. Ed è questo che dovrebbe fare la musica. Le canzoni dovrebbero essere scritte così. Poi possono piacere, non piacere, uno stile che non mi piace, non fa niente. Ma è obiettivo il fatto che non ci sia una strumentale a caso su un testo. Ogni riferimento è puramente casuale, anzi no, non lo è. Non puoi scambiare canzoni e testi qua, vero? Vero Madame? Vero Lazza? Vero Tananai? Qui non lo puoi fare. Qui quella canzone c'ha quella base strumentale, c'ha quelle parole che vengono pronunciate in quel modo. Vabbè, ma spiegare questo significherebbe spiegare la musica, perché questa è musica e perché quella no. Oppure perché, guarda caso, qua c'è una che ha scritto i testi, che li canta e che è anche arrangiatrice. Forse ci sarà una piccola differenza, forse la musica la dovrebbero fare quelli che conoscono la musica. Chissà, questa follia prima o poi tornerà in moda. L'album mi sembra che suggerisca l'arte come forma di vita e la vita come una forma di arte. È un album che è cerebrale, ma è anche fisico, poetico, ma è anche duro e concreto. Sembra volerci dire che questa è la vita che abbiamo, non ce lo dobbiamo dimenticare mai, che dovremmo aspirare sempre a migliorarci, prima noi e poi il mondo, che abbiamo un dovere nei confronti del mondo e anche di noi stessi, quindi, che nella nostra vita vista come opera, quindi come opera migliorativa, in evoluzione, dovremmo sempre cercare di coinvolgere tutti i sensi, che è quello che lei fa con le sue canzoni. Lo fa con la voce suadente, con la parola ambigua, con la musica sexy. Questo che fa, è questa la musica di Nada. Parliamo dei supporti. Anche ascoltandoli in digitale è evidente la bontà della registrazione di questo disco.
la separazione degli strumenti, la pulizia delle frequenze della voce, la tridimensionalità di quello che poi, no, si chiama la riproduzione del palco. Suona da paura questo disco e meriterebbe una riproduzione quantomeno decente, con una qualità di base decente se usiamo il digitale e un impiantino un minimo degno, insomma. Io ho comprato il vinile in edizione speciale, che se non sbaglio è esclusiva Feltrinelli, ma la Feltrinelli ce l'ha di sicuro, che ha la particolarità di essere interamente bianco. Audiofili, anti dischi colorati, io lo so che avete anche ragione, ma vi assicuro che questo disco suona da paura.